Vi ricordate di quando, in riferimento alle basi militari americane, ho parlato di possibile compressione della sovranità territoriale italiana? Beh, molti di voi ricorderanno anche che la notte del 10 ottobre 1985 si consumò un tentativo esplicito di violazione di sovranità, che fu sventato dall'allora Presidente del Consiglio Bettino Craxi. Ma per un approfondimento efficace sulla vita politica di questa figura di spicco, vi rimando al video di Simone sul suo canale personale Nova Lexio. Sì, avete capito bene, cari appassionati di storia e cultura. Oggi sto per parlarvi proprio della fatidica notte di Sigonella e della conseguente crisi di governo che ne derivò. In quell'occasione il segretario del Partito Socialista Craxi si trovò a prendere decisioni di grande responsabilità per il paese, in tempi ristrettissimi, riuscendo a dimostrare che i vincoli dell'Alleanza Atlantica e gli stretti legami di amicizia con gli Stati Uniti potessero e anzi dovessero coesistere con i principi di giustizia internazionale. Un atteggiamento, quello del governo italiano, che servì a cancellare la percezione dei nostri alleati che l'Italia fosse un paese ad essi subordinato e ad affermare in maniera più netta l'autonomia della nostra Repubblica all'interno dello scenario internazionale. La vicenda dell'Achille Lauro si inserisce in un momento particolare degli equilibri internazionali. Dopo che gli anni 70 si erano chiusi improvvisamente con il riaccendersi del conflitto tra le superpotenze, gli anni 80 si aprirono con una fase di tensione. La polemica sul collocamento degli euromissili in Italia, Olanda, Turchia e Gran Bretagna. La trasformazione della nostra penisola in una grande piattaforma di lancio per missili nucleari a media gittata, che la NATO aveva deciso di contrapporre allo schieramento degli SS-20 sovietici, rese l'Italia, governata da Craxi, un alleato prezioso degli Stati Uniti fin dal 1979. Poi venne il turno dello scontro sull'occupazione sovietica dell'Afghanistan, ma molti osservatori iniziarono già a percepire il declino economico e politico del regime sovietico, legato anche alla difficoltà di trovare un'abile classe dirigente dopo la morte di Brezhnev nel 1982. La cornice internazionale entro la quale l'Italia operò fu caratterizzata anche dal frantumarsi del dominio sovietico in Europa orientale. La nascita del movimento operaio anticomunista di Solidarność in Polonia, datata 1980, fu il primo segno tangibile che il governo di Mosca non riusciva più a controllare ciò che avveniva al di fuori dei confini dell'Unione Sovietica. Quindi il sistema internazionale sembrò inoltrarsi verso una lunga fase di transizione, costellata di momenti di crisi acuta e soprattutto dominata dall'incertezza. E proprio questo consentì al nostro paese di sviluppare una politica estera autonoma, anche se in presenza di alcuni rischi di subordinazione. Bettino Craxi, presidente del Consiglio in carica dal 1983 al 1987, si presenta come uno dei politici più importanti degli anni Ottanta. Sicuramente innovativo nei messaggi trasmessi, anticomunista e tenace avversario del compromesso storico, l'alleanza di governo tra Partito Comunista Italiano e la Democrazia Cristiana. Egli, consapevole della posizione strategica della penisola, da un lato contribuì a preservare i rapporti atlantici, ma dall'altro si ritagliò un ruolo da protagonista nel Mediterraneo. Così orientò la propria azione politica e di governo verso scelte più attente al contenzioso arabo-israeliano e alla questione palestinese, appoggiando la causa di Yasser Arafat, l'allora leader dell'Al-Fatah, l'organizzazione paramilitare facente parte dell'OLP, ossia l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. E proprio in questo contesto si inserisce la vicenda della base aeronautica di Sigonella, situata non molto lontano da Catania, che diventò teatro di una crisi diplomatica tra Roma e Washington. Va da sé ovviamente che in questa sede, per ragioni di tempo, non posso approfondire la questione palestinese, perché essa richiederebbe sicuramente un video a sé stante. Dunque, veniamo subito ai fatti. Era un lunedì, quel 7 ottobre 1985, quando dal cuore del Mediterraneo fu intercettato a Göteborg in Svezia un messaggio radio SOS proveniente da una nave italiana, che si trovava al largo del tratto di mare tra Alessandria e Porto Said. In serata risultò chiaro che si trattava della turbonave da crociera Achille Lauro, che era stata dirottata da un comando di 4 terroristi palestinesi, i quali avevano sequestrato 545 ostaggi tra passeggeri ed equipaggio,
tutti in pericolo di vita. I terroristi avanzarono da subito una richiesta di liberazione di 50 compagni palestinesi detenuti in Israele, in cambio del rilascio della nave e degli ostaggi. Così fu possibile filtrare un'informazione molto utile. Nonostante i terroristi si fossero dichiarati affiliati all'OLP, si rivelarono invece essere una cellula impazzita appartenente al Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Formazione a sua volta divisa in due opposte fazioni, una filo-siriana e una filo-irachena. Inizialmente la reazione del governo italiano sembrò confusionaria, a causa della divisione politica in seno al governo stesso tra filo-israeliani e filo-palestinesi. Da un lato, il ministro della difesa Giovanni Spadolini concordò un piano d'azione con Stati Uniti e Gran Bretagna per dare inizio all'operazione di ricognizione denominata Margherita, che prevedeva di mobilitare 4 elicotteri con 60 paracadutisti, incursori e ricognitori. Dall'altro lato, invece, l'allora ministro degli esteri Giulio Andreotti, in pieno accordo con Bettino Craxi, convocò l'unità di crisi alla Farnesina, attivando tutti i canali diplomatici per poter rilevare l'identità dei dirottatori, le loro intenzioni, l'esatta posizione della nave e la nazionalità degli ostaggi a bordo, approfittando della storica amicizia col mondo arabo. Nel frattempo, da Tunisi, Yasser Arafat, leader dell'OLP, dichiarava la completa estraneità dell'organizzazione al sequestro, condannandolo anzi come atto di sabotaggio agli sforzi di pace, e manifestando tutta la sua disponibilità ad adoperarsi per una soluzione pacifica della vicenda, dicendo: «Noi non siamo implicati, ma collaboreremo con la nobile Italia». Infine furono contattate le autorità egiziane e tunisine, per assicurarsi la loro piena collaborazione nell'agevolare la trattativa. Venne così costruito un centro operativo a Porto Said, sotto la diretta responsabilità del primo ministro Lufti e sotto controllo dello stesso presidente egiziano Mubarak. Sui successivi sviluppi giocavano a quel punto due fattori: la collaborazione dell'Egitto in primis e il tentativo di negoziazione avviato dai due emissari di Arafat, Hani El Hassan e Abu Abbas, capo della stessa organizzazione cui appartenevano i terroristi, che furono inviati al centro operativo di Porto Said per trattare la resa dei sequestratori. E qui emerse un primo contrasto tra la visione del presidente americano Reagan, che si sarebbe opposto a qualsiasi opzione non militare, e quella di Craxi, che, per salvaguardare la vita degli ostaggi, ricercava invece la via diplomatica. Voglio ricordare in proposito che il Presidente del Consiglio si lamentò da subito di come gli americani si fossero rifiutati più volte di condividere con l'Italia i dati satellitari circa l'esatto posizionamento della nave. Ma l'azione diplomatica funzionò. Abu Abbas riuscì a convincere i sequestratori a tornare nelle acque territoriali davanti Porto Said e concesse, su autorizzazione del governo italiano, un salvacondotto verso un paese arabo, a condizione che a bordo non fossero stati compiuti atti di violenza. Martedì 8 ottobre il governo italiano convenne con le autorità egiziane di proseguire la strategia di contatto, privilegiando il dialogo con i dirottatori, anche per guadagnare tempo e portare la nave in sicurezza. Così, la mattina del mercoledì 9, giunse a Craxi la conferma direttamente da Arafat, il quale disse: «Dopo i nostri sforzi compiuti durante l'intera nottata, abbiamo potuto far rientrare la nave in acque antistanti l'Egitto. Le posso anticipare che abbiamo un'elevata fiducia circa una positiva conclusione della vicenda entro la giornata di oggi». Alle ore 15:30 il comandante del transatlantico Gerardo De Rosa confermò che tutte le persone a bordo erano in buone condizioni di salute. Ma in realtà il capitano mentì per facilitare l'operazione. A bordo era stato commesso il brutale omicidio di Leon Klinghoffer, un cittadino americano paralitico di origine ebraica. Ma la cosa si venne a sapere soltanto dopo che il salvacondotto era ormai stato firmato dall'ambasciatore Migliuolo e poco prima della conferenza stampa di Craxi, il quale, considerando i suoi rapporti con i paesi del Mediterraneo al di sopra di qualsiasi evento, seppur tragico e pur di mantenere la parola data a Mubarak e Arafat, si affrettò a far preparare le carte per l'estradizione dei 4 palestinesi. Insomma, anche se Craxi venne a conoscenza dell'omicidio e non avvisò tempestivamente Washington, il suo piano sembrava comunque migliore dell'intervento militare proposto dall'ambasciatore Maxwell Rabb, che di certo avrebbe mietuto centinaia di vittime. L'aereo civile Boeing 737 della Egypt Air partì dal Cairo alle 23:15 di giovedì 10 ottobre, con a bordo i 4 dirottatori, i 2 emissari di Arafat, un ambasciatore egiziano e alcuni agenti del servizio di sicurezza egiziano. Ma avvenne qualcosa di inaspettato.
Craxi disse: «Intorno alla mezzanotte, ora italiana di giovedì 10, ricevo dalla Casa Bianca una telefonata in cui mi si informa che aerei militari americani avevano intercettato un aereo civile egiziano, a bordo del quale il governo americano riteneva con ragionevole certezza che vi fossero i 4 palestinesi responsabili del dirottamento dell'Achille Lauro. Infatti, il presidente Reagan, in accordo con le sole autorità israeliane, aveva deciso di far intercettare l'aereo civile in volo da 4 caccia F-14 Tomcat, decollati dalla portaerei Saratoga, chiedendo l'autorizzazione all'atterraggio nella base siciliana di Sigonella, non facendo però menzione di 2 ulteriori velivoli americani C-141 Starlifter contenenti 50 militari Navy SEALs del Team 6. E voi vi chiederete, ma perché la deviazione fu fatta proprio in Italia? È celebre in proposito la risposta ironica di Michael Leeden, portavoce di Reagan, il quale disse: «Per il vostro clima perfetto, la vostra favolosa cucina e le tradizioni culturali che la Sicilia può offrire». Il vero motivo probabilmente era che gli Stati Uniti volevano dimostrare che il rapporto privilegiato dell'Italia con il mondo arabo potesse essere piegato in qualsiasi momento da una loro direttiva. Così Craxi, contrariato dall'arroganza americana, autorizzò l'atterraggio dei soli 5 velivoli a lui noti, a condizione che la gestione dell'operazione fosse tutta italiana. Quella notte, pochi istanti dopo l'atterraggio dell'aereo civile, si trovarono faccia a faccia 50 uomini tra avieri della Vigilanza Aeronautica Militare e Carabinieri da un lato e 50 SEALs dall'altro, sbarcati dai 2 velivoli americani non dichiarati e atterrati a luci spente. I SEALs furono poi circondati a loro volta da altri carabinieri giunti da Catania e Siracusa. La tensione era altissima, i militari di entrambe le parti avevano ricevuto ordini uguali e contrari. Lo scontro armato fu sfiorato di un soffio. Ma quell'intervento manifestò l'intenzione della Casa Bianca di scavalcare la legge e le autorità italiane per prelevare con la forza i terroristi e i dirigenti dell'OLP. Ma in quell'occasione il governo diede prova di un'autonomia e un coraggio unici, destinata a rimanere scolpita nella storia della Repubblica. La riscoperta di un sentimento nazionale che Craxi amava sintetizzare nell'espressione «l'Italia è un grande paese», così grande da permettergli di esclamare entro le mura del suo ufficio: «Se gli americani vogliono sfidarmi, io gli spezzerò le ossa, perché l'Italia deve essere autonoma». Così alla fine i SEALs, circondati da camionette e blindati, furono costretti a ritirarsi. Ma Washington non accettò la sconfitta, minacciando gravi conseguenze se Abu Abbas fosse stato lasciato rientrare in Egitto, il quale per ovvie ragioni non poté essere trattenuto perché era da considerare ospite del governo egiziano, che si considerava a sua volta responsabile della sua sicurezza. Del resto, nella visione di un'Italia in testa al socialismo mediterraneo, costringere l'emissario a scendere dall'aereo avrebbe comportato un incidente diplomatico irrimediabile tra i 2 paesi, che Craxi non avrebbe mai permesso. I 4 dirottatori vennero così consegnati alle autorità italiane per essere processati, e l'aereo civile con a bordo gli emissari ripartì in direzione Roma-Ciampino. L'ostinazione degli americani era comunque dura a morire. In diverse occasioni cercarono di trattenere nuovamente il velivolo, in barba allo status di extraterritorialità di cui godeva, dapprima facendolo pedinare da un F-14 e in seguito da un aereo T-39 che trasportava un comando di SEALs accompagnato dallo stesso generale Karl Steiner che aveva coordinato tutte le operazioni. Giunsero poi a mettere in cattiva luce Abu Abbas, accusandolo di essere stato complice in alcuni attentati terroristici, sulla base di prove documentali che il nostro governo ritenne insufficienti. Infatti, la richiesta di arresto provvisorio avanzata dagli americani, anche se formalmente corretta, non presentava, ad avviso del Ministero di Grazia e Giustizia, gli elementi di merito e sostanziali adeguati ai criteri che la legge italiana fissa per l'acquisizione delle prove e il giudizio sulla loro evidenza. Alla fine, grazie a una sequela di operazioni di depistaggio e disinformazione, i servizi segreti italiani riuscirono ad evitare ulteriori intercettazioni da parte di velivoli americani e a far fuggire i 2 emissari. Ma non finisce qui. Dopo gli eventi di Sigonella emersero lacerazioni politiche profonde all'interno della coalizione di governo. Il segretario repubblicano Spadolini, filo americano e filo israeliano, chiese infatti le dimissioni di Craxi, il quale riuscì a rimanere in carica grazie ad un discorso tenuto alle Camere, nel quale ricostruì minuziosamente la vicenda e grazie al quale ottenne con sorpresa anche l'appoggio dell'opposizione comunista.
La crisi diplomatica fu invece sanata quando Craxi fu invitato da Reagan ad un incontro negli Stati Uniti, in occasione del quale dichiarò che non avrebbe potuto fare diversamente da come aveva fatto, anche a costo di andare contro le volontà statunitensi. In conclusione, è chiaro che il leader socialista abbia avuto più a cuore la credibilità e autorevolezza dell'Italia come mediatrice nel conflitto israelo-palestinese, piuttosto che il mantenimento dei rapporti atlantici. Consapevole che l'importante ruolo diplomatico conquistato dall'Italia nel Mediterraneo e nel Medio Oriente sarebbe venuto meno se si fosse permesso agli americani di calpestare liberamente la sovranità nazionale. Tuttavia bisogna anche dire che gli sforzi di Craxi nell'appoggiare la causa palestinese non fecero guadagnare all'Italia l'immunità dagli attentati terroristici, visto che a meno di 2 mesi dai fatti ebbe luogo la strage di Fiumicino. Sembra che da lì in avanti, quasi per farsi perdonare degli eventi di Sigonella, l'Italia avrebbe appoggiato la politica aggressiva perseguita da Reagan per contrastare le rivendicazioni libiche sul Golfo della Sirte, permettendo agli americani di utilizzare la base siciliana per operazioni di supporto. Questa concessione comunque non impedì a Craxi di ostacolare segretamente gli americani quando nell'aprile 1986 avvisò Gheddafi dell'imminente operazione Eldorado Canyon e del conseguente bombardamento, autorizzato da Reagan, per rispondere all'attentato libico alla discoteca Le Belle di Berlino Ovest. Anche per oggi abbiamo finito. Se vi sembra che il video sia stato troppo lungo, credetemi se vi dico che non sarebbe finita qua. È superfluo dirvi che la mia trattazione dell'argomento non ha la pretesa di essere esaustiva, ma forse riesce ad offrirvi un quadro più chiaro e contestualizzato della vicenda, con qualche osservazione in più sulla figura controversa che è stata Bettino Craxi. Perciò vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo in un prossimo video. Si vis pacem, parabellum.